Invece mi interessa, anche se ormai insomma è successo al derby, però mi interessa sentire anche Andrea, l'opinione di Andrea su quello che è successo, l'episodio Ibra-Lukaku, si è parlato tantissimo. Oggi è stata aperta ufficialmente l'inchiesta. Esatto, si insiste molto su questo tema del razzismo, forse tirando in mezzo uno dei calciatori che in quanto a razzismo è stato uno dei più... persona. No, però diciamo lui ovunque è andato, insomma il suo appellativo è sempre stato Zingaro, lui su questo non ha mai... Lo scrive nel libro che quando è in Svezia sono tutti biondi con gli occhi ceruli e lui per avere origini slave è discriminato fin da piccolo. Quindi... A Rosengard, lui è sempre stato un diverso. Andrea, tu che idea ti sei fatto? L'idea che mi sono fatto è che sono fatti di calcio, sono episodi che capitano in campo e se avessimo avuto le telecamere e gli audio buoni 30, 40, 50, 70 anni fa avremmo sentito molto di peggio. Secondo me queste cose qua iniziano e finiscono in un campo di calcio. A voler essere anche tecnici bisognerebbe capire dal labiale se lui ha detto donkey o monkey, perché se ha detto donkey non esiste proprio nessun tipo di polemica, perché donkey si sa benissimo vuol dire asino. Tanto in Inghilterra quanto in Italia lo si dice soprattutto di una persona nel calcio, almeno in Inghilterra un po' grossotta, che non è esattamente un fenomeno nello stoppare la palla. Era una presa in giro che ai tempi già del Manchester United Ibrahimovic faceva già a Lukaku, glielo diceva sempre: sì, sei così forte però impara a stoppare perché altrimenti non puoi giocare a calcio, quindi non si stimano granché. Se gli avesse detto monkey sicuramente non ci avrebbe fatto un figurone, ma io insisto, quando noi giochiamo, abbiamo giocato a calcetto, giochiamo a tennis, ma veramente siamo tutte delle anime candide. È chiaro che quando giochi si surriscaldano gli animi, si surriscaldano i motori. Lukaku aveva già fatto le sue belle provocazioni a Romagnoli, Ibrahimovic è arrivato per difendere il capitano, è successo quello che è successo. Io non faccio l'applauso per quello che ha fatto Ibrahimovic, come non lo faccio Lukaku. Esatto. Dopodiché è stato espulso perché poi ha fatto un fallo da bischero nel secondo tempo, la cosa finisce lì. Addirittura andare a fare le inchieste anche perché mi sembra veramente una follia. Qui ci scrivono sul discorso donkey, no, asino, ci scrivono: a questo punto apriamo un'inchiesta anche su Sumaro per il suo per il suo cognome. Comunque c'è la conferma che sia donkey, perché poi ha anche questa d, e quindi quando si sente l'audio si sente proprio marcatamente la D. Comunque sono cose ma che, come dice Andrea, sono sempre successe su un campo da calcio. Io ho detto di peggio su un campo da calcio. Anch'io. No, sì, anch'io. Ma la cosa che mi sorprende è anche le dichiarazioni di come si chiama, di Marotta prima della partita. Dice quello che è successo sotto gli occhi di tutti, ma sotto gli occhi di tutti c'è la reazione scomposta di Lukaku. Che comunque lui ha un occhio di riguardo per questo. No, vabbè, adesso parte di scherzi, però sotto gli occhi di tutti, Andrea, c'è la reazione di Lukaku, che è stata quella poi che ha portato, no, alla degenerazione. Sì, ma infatti è un'altra cosa che mi fa impazzire della comunicazione italiana, cioè non riesco a capire chi è che ha deciso che Lukaku sia un santo. Ora, per carità, se io vengo provocato anch'io reagisco male, però non è che Lukaku anche prima che entrasse Ibrahimovic fosse stato così garbato e ha reagito alla provocazione di Ibra non esattamente alla Gandhi. Ora è legittimo, però non riesco a capire la narrazione per cui Ibrahimovic è uno zozzone, razzista, criminale, quando tutti i suoi compagni da Pogba in poi hanno detto può avere tutti i difetti del mondo caratterialmente Ibra, ma di sicuro non è razzista, e l'altro un'anima candida quando gliene ha dette di tutti i colori, cioè gli ha detto sostanzialmente t'aspetto fuori, t'ammazzo. Cioè, ripeto, va tutto bene dentro il campo, però non è che poi io devo leggere sui giornali o sui social le messe cantate dei tifosi interisti che ci dicono quanto siamo bravi noi e quanto sono cattivi, criminali e perversi quelli del Milan. Basta, dai, su, è una retorica manichea che io non sopporto personalmente. Lukaku lo fanno passare per il protagonista del Migliore. Ma poi ci somiglia, era grosso anche quello. Poi è vero, gli somiglia. Era veramente grosso. A proposito di gente grossa e che fa sentire il proprio peso, io direi che insomma abbiamo... Castiglieco. Il ragazzo che Krunic. gioca tra i pali del Milan, anche sabato ha fatto 2 o 3 miracoli, è quello che fa veramente la differenza tra qualificarsi in Champions e poter ambire a vincere lo scudetto. Proprio per questo sono giorni caldissimi, oggi l'abbiamo detto finisce il calciomercato, ma il rinnovo di Gigio ancora non è arrivato. Mino, noi ci speriamo ovviamente. Ciao a tutte. Sì, a tutti. Difficile perché Zizza a buon punto, Zizza ha già trovato tutto l'accordo e tutte le clausole, però c'è stato questo è buono allora.
Mica tante, perché Antonio ha detto di no e sta saltando tutte. Ah, sta saltando tutto. Ma cos'è che è per Plime, Antonio? Beh, innanzitutto Antonio si è offese perché ha detto la clausola di 40 milioni, minimo 120, 130, giusto? Chi è che lo prende a quella cifra? Vabbè. Giustamente Gazzini ha detto che 120, mettiamo 30 che magari se lo portano pure via, facciamo plusvalenze, però insomma... Sì, non è euro che però. decide... No, milioni. E dopo soprattutto Antonio non ha digerito la provocazione di far giocata da Rusano nella partita che l'ha resa leggenda, quindi nel derby. Che l'ha reso leggenda. Effettivamente Tata Rusano però ha giocato veramente bene, ma Andrea, quando hai in porta uno come Gigio Donnarumma, cioè, che altro vuoi aggiungere? Ti seguo sempre sui social e vedo che non appena fa una grande partita lo scrivi subito, cioè praticamente sempre. E ti do atto che tu sei sempre stato ancora più entusiasta di me. Per me è un grandissimo giocatore, non so ancora quanto sia il fenomeno che raccontano. Ecco, in queste settimane mi sto convincendo che hai ragione tu e avete ragione voi. Sabato non dico che l'abbia vinta lui la partita, perché non esageriamo, nel senso, secondo me fino al suicidio di Teo Hernandez noi l'avevamo controllata abbastanza bene. Sul 2-0 la partita era finita. C'è un piccolo particolare però, come sapete bene, che nel primo tempo sull'1-0 2 mezzi miracoli li ha fatti. Sì. Soprattutto il secondo, il contropiede che noi prendiamo per un erroraccio di Calabria, che ha fatto una partita straordinaria ma che lì ha sbagliato, ci sta. Beh, lì io credo che tutti noi abbiamo pensato, ecco è fatta, questo lo sento. E invece lui è il grande talento di Donnarumma, è quello che riesce a rendere possibile ciò che per noi spettatori è impossibile. Quando fai così sei un fenomeno. Ho sentito ieri o ieri l'altro Condò alla domanda diretta chi è il giocatore indispensabile che fa la differenza nel Milan rispondere senza colpo ferire Donnarumma. Un mese fa gli avrei dato torto, probabilmente ha ragione lui invece. Vedi, anche questo è segno di intelligenza. Aspetto che anche tu fai un passo indietro come ha fatto Andrea su Dalot. Secondo te, mi dicevi fuori dalla trasmissione, Certo. Secondo te l'elemento fondamentale, imprescindibile di questo Milan è... Infatti quando è in panchina vinciamo. Ah, in quel senso. Sì. No, però sei d'accordo con quello che dice Andrea, cioè è Gigio. Sapete che per me Gigio è il portiere più forte del mondo, lo ripeto da luglio. Io vado molto in controtendenza con il premio Nobel Antonio Cassano, che aveva detto che non era nei primi 10 portieri al mondo. Ecco, secondo me Gigio in questo momento è nei primi 3. Continuo a ripetere, io ne sono fortemente Insieme convinto. sono Fortemente convinto, possiamo discuterne a lungo su quelli che sono gli altri due, però non c'è nessun altro che ha 20 anni, diciamo. 21, sì, è formidabile, ragazzi. Ti sorprende, come ha detto Kier in un'intervista l'altro giorno, ha fatto una sorta di one-to-one con Carlo Pellegatti, e in quell'intervista Kier ha detto il giocatore che mi ha sorpreso di più è Gigio, perché di solito i portieri che mi hanno sorpreso erano portieri che avevano tanta esperienza ma avevano comunque dei punti deboli. Io il punto debole di Gigio non l'ho ancora trovato, e credo che quello vada a denotare proprio la qualità del giocatore, la qualità del ragazzo, poi, perché è un ragazzo veramente, da quello che tutti dicono, veramente d'oro, e veramente per me è il top player per eccellenza. È il futuro capitano del Milan, cioè il Milan non può, cioè il rinnovo di Gigio deve arrivare, punto, non ci sono... Parla con Antonio. Però. Parla con... adesso ci parlerai tu, Mino. Se Ziz vuole sistemiamo, però Antonio è in una situazione delicata, che è forte, è il portiere più forte Antonio, attenzione. A proposito di Antonio, ci scrive: Gigio sta cambiando le regole del calcio, ora nell'1 contro 1 non si dice più che per l'attaccante era più facile sbagliarlo, ma che è molto più facile che Donnarumma lo pari. Beh, anche perché è gigantesco, io l'ho visto veramente più volte dal vivo, è una bestia, è veramente una bestia, come Andrea anche un certo Fikayo Tomori, che ha esordito nel derby, poi ha giocato sabato. Che giudizio ne dai? Come ti pare? Perché comunque il Milan ha fatto, o comunque per lui dovrebbe fare un investimento importante, si parla di 30 milioni per riscattarlo dal Chelsea, e quindi questo l'ha portato insomma a essere schierato, anche perché deve essere valutato in questo senso. Tu come lo giudichi? Ma sai, ha giocato solo 2 partite ed è stato schierato, come sapete bene, anche perché noi in difesa abbiamo la solita messe di infortuni, da Chiera, Gabbia, Calulu che non sta bene, quindi doveva giocare per forza soprattutto la partita di sabato. A proposito di riscatti e di quello che diceva Emanuele, quando io leggo che qualcuno vorrebbe riscattare Dalot, diciamo che
mi viene da ridere perché non ho capito perché lo dovremmo fare per ora, poi magari sbagliamo, intendiamoci. Su Tomori scusa Andrea, quanto sarebbe la cifra? 1,50 €. No dai, per riscattare non ho idea, perché la mia non l'ha concordata con Manchester, ok, quindi ok. sarebbe una trattativa tutta da aprire. Sicuramente, conoscendo il Manchester, sopra 10 milioni. Certo. mi sembra sui 15, mi sembra di aver letto sui 15 milioni, mi sembra, poi però controllate. Ecco, su Tomori invece, se continua così abbiamo fatto un grande acquisto e ci possiamo pensare. Io lo sto seguendo da un po', ma semplicemente perché mi faceva ridere il nome, ve lo dico sinceramente, cioè essendo sostanzialmente un cretino, è almeno un mese che con un nostro amico comune che è Matteo Corfiati, Sì, che come conoscete no. bene perché Certo. Radio Rossonera lo conosce, è un mese che scherziamo su questo ficaio. Devo dire che io l'ho visto martedì nel derby e tra un'imprecazione e l'altra, perché perdere nel derby non mi fa mai piacere neanche in Coppa Italia, e quello che ho visto sabato è un ragazzo di grande serietà, di grande sicurezza, e sembra che giochi nel Milan da un sacco di tempo. Poi aspettiamo di vederlo in opere, cioè in prestazioni più probanti, come dicono quegli esperti, però mi sembra un ottimo debutto, cioè lo guardiamo e diciamo: da quant'è che gioca nel Milan questo qua? 6 mesi, 8 mesi? È molto sicuro, mi sembra abbia delle grandi doti. Dopodiché mi ricordo quello che diceva Emanuele qualche settimana fa, quando ha detto che è molto forte ma che a livello tattico deve imparare praticamente tutto. L'ho riassunta brutale, ma insomma il suo problema può essere quello. Ma Però anche- c'è del materiale. Anche a livello tecnico, ma comunque non ha il piede proprio fatato, diciamo. Ha fatto un paio di interventi sabato. No, non deve averlo, nel senso che noi ormai ci siamo abituati bene con Chieri e Romagnoli, perché Romagnoli ha dei difetti, ma sicuramente quello dei piedi non è uno di quelli, perché comunque è uno bravo a impostare da quel punto di vista. Chieri è uno che ha un gran lancio. Tomori è il tipico centrale inglese, non è esattamente che abbia un tocco di fata, no, a livello di piede. Tomori ha fatto un'ottima partita contro il Bologna, c'è da dire che lui e Romagnoli hanno questa abitudine, no? L'uno e l'altro, di uscire un pochettino di più, andare ad anticipare l'avversario un po' più avanti. Questo ha fatto fare a Tonali una partita che probabilmente è passata nell'ombra, ma in cui tante volte va a sostituirsi al difensore centrale con un'intelligenza rara, perché è un'intelligenza che non tutti hanno, l'ha rimarcato più volte anche anche i cronisti. Riesce ad andare a avere una brillantezza, una maturità in alcune giocate che a 20 anni pochissimi giocatori hanno.